Quando avremo realizzato i due pannelli, quindi il pannello della schiena e il pannello avanti, dovremo cucirlo, quindi dobbiamo capire che tipo di scalfo dobbiamo fare alla nostra maglia o blusa, quindi dovete segnare con un marcapunto lo scalfo appunto che vi occorre, e poi andremo a cucire il lato. Per quanto mi riguarda, io ho realizzato i due pannelli, vi dico anche la lunghezza. Allora, solo in lavorazione, cioè solo la parte lavorata, non le nappine, siamo a 51 centimetri di lunghezza. Di larghezza ho realizzato, allora, come larghezza siamo circa a 40 centimetri di larghezza, quindi 40 per 51. Io sto realizzando la mia taglia, che quindi è la taglia 44. Ora, ovviamente abbiamo già capito che possiamo farla per qualsiasi taglia, quindi quando voi arrivate ad avere il vostro pannello, vi fermate, calcolate che misura vi occorre per il vostro scalfo, anche guardando una maglietta che voi avete, e a quel punto metteremo il nostro segnapunto. Prima di andare a chiudere il fianco, però, mettete dei segnapunto, uno magari qui e uno alla fine dello scalfo, e provatelo, così siamo sicuri di non sbagliare il tipo di scalfo che ci occorre, ok? Quindi momentaneamente vado anch'io a misurarlo e prenderò la misura del mio scalfo. Ho scelto questa misura, quindi cosa ho fatto? Ho bloccato il mio scalfo con un segnapunto. La mia misura è di circa 18 centimetri. Ok, però questa è la mia, devi vedere te cosa ti fa più comodo come ampiezza, poi dipende molto dal filato, no? Che stai usando, perché se più spesso, più largo, più sottile, comunque la misura la prenderai in base alle tue esigenze, se una bambina, se una donna e via dicendo. Poi riprendiamo la nostra lavorazione. Allora, io mi sono fermata qui, quindi non devo riagganciare il filo. Se invece a te capita di doverlo riagganciare, riaggancia il tuo filo e puoi seguirmi con la chiusura. Allora, io riparto quindi da questo punto, quindi dal punto in cui, vedi, ho terminato la mia codina, nappina, chiamiamola così. Allora, e faccio una catenella, rientro all'interno e faccio una maglia bassa. Ora vado a fare 1, 2 e 3 catenelle. Vado dalla parte opposta, nello stesso identico punto. Prendo il filo e lo porto all'interno. Ora facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo 1, 2 e 3 catenelle, nella quarta vado a fare una maglia bassa. Ok. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 catenelle. Andiamo dalla parte opposta, 1, 2, 3, e nella quarta, questa io la sto prendendo da dietro, vediamo come viene così, prendiamola questa che va meglio, e faccio una maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, 1, perché qui è più difficile calcolarle, 1, 2, 3 e 4 maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle,
e vado direttamente sul mio archetto, ventaglietto. 1, 2, 3 catenelle e vado sul ventaglietto dalla parte opposta. 1, 2 e 3 catenelle nella prima. Aspettate che ok, nella prima maglia alta. 1, 2, 3 catenelle nella prima dalla parte opposta. Ok, non vi ho detto una cosa. Allora, io sto facendo una chiusura così. Non vi ho detto una cosa, se invece preferite cucirlo ad ago, ovviamente potete cucirlo ad ago, oppure cucirlo come facciamo sempre nelle nostre creature, ok? Quindi praticamente cucire ad uncinetto, però chiuso, come ho fatto per esempio Allegra. Ecco, potete vedere la cucitura di Allegra. Io in questo caso preferisco fare questo tipo di cucitura e quindi proseguo. 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado nella quarta a fare una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle dalla parte opposta, qui è già impegnato, 1, 2, 3 e 4. Ok, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado nella quarta. 1, 2, 3 catenelle. C'è caldissimo e scivola l'uncinetto, scappa via tutto. Voi potete capirmi. E quindi so che la penultima e quindi è qua. No, senza aver preso il filo. Ok. Qui, perfetto, maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle e vado sul ventaglietto. Ok, 1, 2, 3 catenelle e vado sul ventaglietto. Ok, procedo a fare questo tipo di chiusura. Ora non vi chiedo una precisione estrema, l'importante è che il punto che scegliete da questa parte combaci col punto che scegliete dall'altra parte. Poi se qui mi avanza uno, deve avanzarmene uno anche qui, ok? L'importante è fare questa serpentina in modo tale che questa parte combaci con questa. Poi che ne saltate qua, me ne saltate uno in meno o di qua uno in più, non ha importanza. Qui abbiamo fatto la stessa cosa, però cercate, dovrebbe venirvi sempre così. L'importante, ribadisco, è solo che le due parti siano combacianti, ok? A specchio proprio. La stessa cosa farete dal lato opposto, quindi chiuderemo questa parte come il fianco opposto. Vado avanti, chiudo questo, chiudo l'altro lato e poi vi riprendo per la spalla. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, io avevo messo il segnapunto qui, però il mio punto basso è qui, quindi va bene così, non vado oltre, ci sarà mezzo millimetro in più o in meno e a questo punto taglio il filo. Sono nel primo lato. Mi sono dimenticata di dire una cosa e sicuramente ve lo scriverò prima di iniziare la chiusura. Praticamente io sto lavorando col dritto, quindi questo è il dritto del dietro e questo è il dritto sul davanti, ok? Quindi ho cucito sul dritto, non sul rovescio, e la mia cucitura sarà così, ok? Sarà così. Non so se la vedi bene. No, non la vedi. Così. Ok, forse così si vede meglio, vero? Ok, vado a cucire l'altro lato, quindi sto lavorando sul dritto. Ok, adesso non ti resta che prendere la misura della tua spallina.
quindi prendi la misura della spallina a destra e a sinistra, ok, in modo tale prova a vedere qual è lo scollo che vuoi realizzare. Se lo vuoi anche più largo la metti un pochino prima, in modo tale che sia un pochino più scollata, e ovviamente avremo la scollatura dietro è proprio carina, e quella avanti. Quindi scegli tu quale scollatura fare. Tieni conto che anche qui andremo a fare una chiusura zigzag, quindi recupereremo un centimetro forse, dopo andremo a vederlo, che sarà la stessa chiusura che abbiamo utilizzato per il fianco. Ecco, qui la vedete meglio. Ok, allora per la manica io parto sempre dalla fine della manica per andare verso il collo, ok? Perché questo? Perché così posso fare gli aggiustamenti, c'è sempre il trucchetto. Allora qui devo agganciare il mio filo e quindi aggancerò da una parte, ok, quindi aggancio il filo a nuovo. Luna è la mia cagnolina, sta russando quasi accanto a me. Allora così rientro di nuovo dentro e faccio una maglia bassa, non slitta niente, non c'è niente da fare, il caldo mi sta impedendo di farvi una buona registrazione. Comunque dopo aver fatto la maglia bassa faccio le 3 catenelle, quindi andiamo a fare 1 2 e 3, poi vado dalla parte opposta, ok, qui entro, prendo il filo e lo porto dentro, ok, 1 2 e 3. Allora in questo caso che siamo sulla spalla andiamo direttamente, vedi questa la salto, andiamo direttamente in questo punto della maglia alta di lato e faccio una maglia bassa, quindi 1 2 e 3, vado dalla parte opposta seguendo quello che ho fatto di qua e faccio una maglia bassa, 1 2 e 3, vado in quella successiva e faccio la mia maglia bassa, 3 catenelle, vado nella successiva, maglia bassa, 1 2 e 3, maglia bassa, praticamente lavoro in questo modo, ok, entro, prendo e faccio la maglia bassa. Adesso vediamo quando cambia qui, 1 2 3 e vado qui, ok. Quando arrivo da questa parte, se ho già fatto l'altra, conto e controllo se ci siamo fermati nel punto giusto, quindi se questa spirale che abbiamo fatto di chiusura della spalla
è uguale alla spirale che abbiamo fatto dall'altra parte, quindi contiamo quanti giri ci sono di qua e di là e vediamo se sono giusti. Io ho corretto, nel senso che me ne mancava uno, perché guardo per esempio da questa parte ne ho 1, 2 e 3 lavorati, quindi guardo da questa, ne ho 1, 2 e 3 lavorati, ok? Mi sono fermata qui. Ho contato quante maglie, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 lavorate, cioè nel senso l'ultima è nella decima, e quindi vado a vedere da questa parte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e la decima è lavorata, quindi io sono a posto. Taglio il filo un po' più lungo, perché se per caso devo correggere ho la possibilità di farlo, ok? Quindi lo taglio un po' più lungo e lo chiudo anche da questa parte. Abbiamo chiuso così anche la spalla. Ora andiamo a provarlo per vedere se va bene il tipo di scollatura che abbiamo fatto. Se va bene possiamo togliere tutti i fili e decidere se fare o no la manica. Come vedete io ho realizzato la manica, l'ho già realizzata da una parte e adesso andremo a realizzarla dall'altra. Ovviamente non siete costretti a realizzare la manica, voi potete fermarvi tranquillamente e lasciarla a canotta, oppure se la volete fare con la manica vi mostro come farla. E come detto all'inizio del tutorial, realizzando questo tipo, cioè realizzando la manica, magari facendola anche lunga, potete realizzare questo tipo di maglia anche in lana e quindi realizzarla per quest'estate, per quest'inverno, autunno-inverno. Allora, procediamo con la nostra manica. Io sto iniziando il terzo gomitolo, quindi io ho detto che me ne servono due, circa due. Diciamo che inizio il terzo gomitolo per fare un pezzettino, quindi diciamo che mi serviranno 220-230 grammi di filato più o meno. Comunque sto iniziando il terzo gomitolo. Partiamo dall'ascella, quindi da questo punto qua. Qui abbiamo il sottoascella dove abbiamo fatto la chiusura, entriamo proprio all'inizio di questa catenella, prendiamo bene il filo perché essendo un multifilo bisogna prenderlo bene fin dall'inizio, ok, lo portiamo all'interno e lo blocchiamo. Ho lasciato una coda enorme, va bene, comunque sia, andiamo a fare una catenella, rientriamo dentro, maglia bassa, possiamo anche far così, rientriamo nella, vedi, questa è la maglia bassa, entriamo in questa costina qui e facciamo un'altra maglia bassa, così abbiamo l'altezza della nostra maglia alta e non è solo catenella. Poi andiamo in questa barretta del nostro zig zag di chiusura e andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, ok, perfetto, in questo modo, ok. Allora io qui devo sistemarmi questi fili, arrivo. In base al lavoro che avete cercate di adattare la lavorazione, ok. Io non ho le maglie che mi occorrono, le ho da questa parte, io faccio in questo modo. Allora qui ho fatto le maglie alte, ok, proprio dove c'è la cucitura. Poi calcolo quante maglie ho sotto, quindi 1 2 3 4 5, ne ho 6 compresa questa, vedi, compresa questa ne ho 6, quindi in centro calcolo, questa è la terza, vado proprio qui in centro e vado a fare il mio archetto da 5, quindi 1 2 3 4
e 5. Vado a finire sulla prima maglia alta come sempre facciamo, ok? Faccio in questo modo e poi proseguo qui con le maglie alte, poi proseguo sull'archetto, proseguo sulla catenella e mi fermo qui, e qui andrò a fare di nuovo il mio archetto, né più né meno, come abbiamo già visto. Ovviamente non vi faccio vedere tutto il giro perché lo conoscete già, vi ho fatto vedere più che altro la parte iniziale perché è quella dove dovete ragionare un po' di più. Adesso io vado avanti e vi riprendo sulla spalla perché abbiamo lo stesso tipo di discorso. Ecco, guarda, sulla spalla per esempio io che sto invertendo, ok, il disegno, sulla spalla mi ritrovo con solo questo disegno, solo con questo zigzag, dopo aver fatto il ventaglietto sulle maglie alte perché sto cambiando il disegno. Quindi cosa faccio? Semplicemente io ho bloccato il mio disegno. Ah, come hai notato, io partendo non ho fatto il ventaglietto, cioè scusami, le catenelle a fianco al ventaglietto, lo farò poi dopo, però qui subito non l'ho fatto o non lo faccio, adesso a seconda di come vedo che vada bene. Quindi questo per farti capire che non devi, visto che una manica è diversa dall'altra, se non che dobbiamo farla comunque della stessa dimensione, ma il disegno è diverso, in questo caso, nell'altro caso non è un problema, segui semplicemente il disegno e quindi non avrai problematiche. In questo caso, cambiando e non avendo le maglie giuste, perché ovviamente c'è il sottomanica e la spalla di chiusura, e devi adattarti. In questo caso qui io avevo poco spazio, quindi non ho fatto le catenelle, e per il resto ovviamente ho fatto il disegno normalissimo come vi ho sempre mostrato, e qui io farò semplicemente le maglie alte, quindi ne vado a fare 3, qui sono sulla spalla, e poi faccio la maglia alta sulla prima delle maglie alte e continuo a lavorare, quindi faccio le 2 catenelle e vado a fare il ventaglietto, ok, il ventaglietto con 5 maglie alte, 2 catenelle, e proseguo fino ad agganciarmi sotto nel sottomanica. Ok, sono arrivata alla fine del giro della mia manica, quindi ho impostato l'ultimo lavoro e adesso qui mi ritrovo con le mie 4 maglie alte del sottomanica, che poi corrisponderebbero anche alle 4, in questo caso 5 della nostra spalla, vedi queste qui, 5 della nostra spalla. Io qui ne ho 1, 2, 3, 4, ne ho 4. Allora, io cosa faccio? Adesso in questo spazio devo fare un altro archetto. Potrei anche decidere di fare tutte maglie alte, però preferisco fare un archetto, quindi ne ho soltanto 1, 2, 3 e 4. Ok, ne ho 4. Non farò le catenelle come non ho fatto da questa parte qui. Divido le maglie, quindi ne ho 1, 2, le divido. In centro vado a fare il mio ventaglio, quindi questo solo per farti capire, adattati al lavoro che hai. In base a come lo vedi ti adatterai. Cerco di entrare qui, vediamo se mi viene bene, sì, e faccio il mio ventaglietto. Potevo continuare a fare solo maglie alte, ma voglio staccare un pochino. Sono 3, sono 4 e 5. Non faccio catenelle e vado ad agganciarmi nella prima in alto con una maglia bassissima. Bene, abbiamo impostato così il nostro lavoro della manica, cioè voglio dirti, questa era la parte più difficile, cioè il cambiare lavoro man mano, cioè impostare i punti sulla manica, ma nel frattempo cambiare anche lavoro. Per l'altra manica è molto più semplice, quindi ti dico questo:
Da adesso in poi ovviamente è facilissimo, no? Perché le abbiamo già impostate, quindi rimane semplicissimo, l'abbiamo fatto insieme. La parte più difficile l'abbiamo fatta insieme. Ma se ti sembra complicato e non riesci a posizionare bene i punti, a quel punto ti dico fai come ho fatto io nella manica opposta, nell'altra manica, che dove semplicemente, aspetta, quando ci arrivo te la farò vedere, semplicemente ho proseguito come frontalmente, perché questa è la parte avanti, come frontalmente io vedevo. Ho deciso che la parte dove proseguo in questo modo è quella della parte frontale, perché le due parti sono uguali, perché se io le guardo dall'altra parte vedi che cambia il lavoro, però qui ho voluto, ripeto, proseguire senza cambiare lavoro, seguendo la parte che per me sarà il frontale. Questa è la manica semplice, cioè semplicemente seguendo il lavoro che avete sotto. Quindi se trovi difficoltà fai come ho fatto io, quindi come ho fatto io da questa parte. Dall'altra parte invece faccio i vari segmenti che si alternano in base ovviamente alla lunghezza della manica che dovrò fare. Però qui, come noterai, io ho diminuito la manica. E come ho fatto? È molto 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 semplice. Allora si riparte, aspettami che vado a riprendere la manichetta. Ok, ripartiamo con il lavoro già impostato, quindi non hai problemi di sorta. Quindi io devo ripartire dalle mie maglie alte, quindi faccio una catenella, rientro all'interno, questa è tutt'una, quindi rientro proprio così, faccio la mia maglia bassa e poi ho deciso che da adesso in poi inserisco l'uncinetto nella solina qui della maglia bassa, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. È un po' una maglia alta doppia, però non ha solo la catenella, non mi dispiace affatto. Puoi proseguire semplicemente facendo 3 catenelle al posto di questa, e poi vado a seguire il lavoro che ho sotto. E qui avevo detto forse farò le catenelle, ma non le faccio perché altrimenti mi allarga la manica. Non faccio le catenelle, vado in quella centrale e vado a fare il mio ventaglietto da 5. Benissimo, poi vado sulle maglie alte ed è qui, quando vuoi, attenzione, nel punto in cui vuoi, che io ho deciso di stringere un po' più avanti, comunque che tu deciderai di diminuire in base a quando vuoi farlo, se lo vuoi fare subito o dopo. Io ti mostro solo come fare e poi tu deciderai quando diminuire. Se mai vorrai diminuirla la manica, perché puoi lasciarla bella ampia. Ok, quando ti ritroverai più o meno a metà del tuo lavoro, puoi farlo o come ho fatto io, più o meno a metà, che quindi è qui, e prendi la maglia, ne lavori 2 e tieni le 2, filo sull'uncinetto, prendi la maglia, ne lavori 2, ora ne hai 3, le chiudi tutte insieme. Il giro dopo tu anziché 2 ne hai una soltanto. In questo modo stringi in modo evidente. Se non vuoi stringerlo qui, tu cosa fai? Vai avanti e quando arrivi alla fine delle maglie alte fai la stessa cosa e stringi verso la fine, ok? Così viene diciamo la riduzione è da una parte soltanto. Puoi ridurre per esempio sia da una parte che dall'altra, ok? Sia da questa parte che da questa parte, per tutto il giro, quindi dove ti ritroverai con le maglie alte riduci così, poi per 2 o 3 giri non fai diminuzione, altrimenti si stringe tantissimo, e poi rifai altre diminuzioni in base a dove vuoi farle. Quindi puoi
o farla centralmente in modo molto visivo o farlo lateralmente solo da una parte e quindi ogni giro diminuirai, oppure da entrambe le parti, che sarebbe meglio, perché o diminuiamo in centro oppure tutti e due i lati, però in questo modo diminuisci il doppio di quanto ho diminuito io, quindi la manica si stringe moltissimo, quindi occhio a questo. Poi fai qualche passaggio, ribadisco, senza diminuzioni e poi diminuisci di nuovo se è il caso. Per aumentare ovviamente il gioco è diverso, cioè è l'opposto. Quando arrivi a questo punto, fine giro delle maglie alte, fai 2 maglie in ogni maglia, anziché una ne avrai 2, quindi in questo caso stai aumentando, ok? Quindi per il resto io non so a che punto ho diminuito, dopo vado a vedere in quale altezza ho diminuito. Per il resto è tutto uguale, cioè non ci sono devi semplicemente seguire la manica e farla lunga quanto ti pare. Vedi, io ecco ho diminuito 1 2 3 4 dal quinto giro in su e ho fatto le diminuzioni evidenti, cioè quelle proprio centrali, che poi man mano le ho spostate verso il lato. E non mi è dispiaciuto così, anche perché non volevo ridurlo proprio tantissimo e l'ho fatto in questo modo. Diciamo ridurrete la vostra manica o la allargherete come più vi piace. Io vi ho mostrato più o meno come fare. Io vado avanti con la mia manica e ci ritroviamo. Ok, per quanto riguarda me la manica è fatta. Ho fatto una manica piccolina, cioè è di, adesso ti dico anche, una manica di guarda, 9 centimetri, compreso il bordino che vi mostro adesso. Se facile facile, ho fatto un bordino veramente semplice, ma solo per rifinire la manica. Non penso di fare nessun bordino sul collo, non lo so, magari faccio un punto gambero, un qualcosa di molto semplice, però tu potrai eventualmente fare, se ti piace, questo tipo di bordino che andiamo a fare adesso sull'altra manica. Allora, per il bordo della manica io parto da dove ovviamente ho lasciato, quindi dove ci sono tutte le maglie alte farò un ventaglio da 7 e quindi qui parto con, allora entro e faccio una maglia bassa, poi rientro nella costina e faccio un'altra maglia bassa e questo mi sostituisce la mia maglia alta. Altrimenti, se non volete far così, semplicemente siamo a questo punto, fate 1 2 e 3 catenelle e poi entrate all'interno della stessa maglia bassa, perché siamo dove ci sono tutte le maglie alte, nel centro, e andiamo a fare 7 maglie alte. Quindi 2 4 5 6 e 7. Faccio poi una catenella e vado nella prima maglia alta, nell'ultima maglia alta di questo set, e faccio una maglia bassa, una catenella. Ora vado, ecco che se siete invece sull'archetto, semplicemente fate un ventaglio al centro, quindi praticamente nella terza maglia del vostro ventaglietto da 5, però qui ne facciamo 7, quindi 2 3 4 5 6 e 7. Fai una catenella e poi vai nella prima maglia alta e fai una maglia bassa, catenella, e nel centro delle maglie alte io ne ho, vediamo, 1 2 3, quindi io andrò qui, 1 2, io vado qui e vado a fare, in base a quante maglie hai tu, cerca di stare più o meno al centro, 3 4 5, perché non è detto che abbiamo le stesse maglie, ok? 6 e 7, catenella, e poi vado nella prima, quasi quasi vado proprio sulla maglia alta e faccio una maglia bassa.
ok, catenella e vado sull'archetto. 4, 5, 6 e 7. Come vedi è semplice semplice. Fai sempre una catenella per iniziare e per finire e poi vai sull'ultima o sulla prima maglia alta, catenella, e fai la stessa cosa in centro qui dove ci sono le maglie alte. In poche parole ci va sempre, ho pensato di fare sempre una catenella prima di fare la maglia bassa e una catenella prima di rifare il mio ventaglietto. Procedo così fino alla fine e chiudo il mio giro, nascondo il filo che rimane con ago, ovviamente, nascondo il filo e poi vediamo cosa vorrò fare per lo scollo. Non penso che farò qualcosa, adesso vediamo. Intanto procediamo con la chiusura, la rifinitura della manica, se ti va di fare la rifinitura, e mi raccomando solo una cosa, che i ventaglietti siano uguali, siano lo stesso numero sia da una manica che dall'altra. Quando arrivi alla fine del giro, vedi, noi abbiamo fatto il primo ventaglietto, fai una catenella, poi ti agganci nella prima maglia alta che abbiamo fatto. In questo caso ho poi lasciato le 3 catenelle, quindi 1, 2, nella terza, quindi in cima mi aggancio in questo modo e taglio il filo.